Ragazzi, bentornati a tutti su Pit Stop Italia. Come avete potuto vedere, oggi siamo in compagnia di una bellissima 500 Abarth competizione e non solo. Siamo anche in compagnia di una bellissima ragazza che è la proprietaria, Madalina. Ciao a tutti. Oggi finalmente vi porterò a vedere un nuovo test drive, il secondo del canale, su, come abbiamo detto, una 500 Abarth competizione. Per chi non lo sapesse, l'Abarth competizione ha 180 cavalli e ha qualche piccola differenza rispetto all'Abarth normale. Abbiamo ad esempio i sedili Sabelt e non solo, abbiamo tendenzialmente un impianto maggiorato dei freni che in questo caso purtroppo per via del vecchio proprietario non c'è più. Abbiamo altre piccolezze ovviamente che sono ad esempio il volante in fibra di carbonio, come potete vedere rivestito in questo modo, e lo scarico Record Monza che però in questo caso non c'è. Non c'è niente, e via, ha fatto che togliere tutto, quindi molto meglio così. Io ve l'ho fatta vedere fuori, ve la faccio vedere ancora un po', ma so che in realtà volete vedere qualcos'altro, voi volete vedere come si guida. Andiamo a farci un giretto. Vuoi dire qualcosina che in onore della tua macchinina? No. Sicura? Sì, va bene così. La faccio vedere velocemente fuori e poi andiamo a farci questo bel giretto. C'è un po' di vento, spero venga bene l'audio. Allora, la cosa più bella è che ha la targa Pit Stop Italia. Vi faccio vedere intanto l'impianto frenante che non è purtroppo Brembo, però devo dire che va bene. Per una macchinina di queste dimensioni secondo me è giusto. Adesso andremo a vederla poi alla guida. Ed ecco gli interni. Gli interni sono bellissimi ragazzi, nulla da dire. Insomma, sedili Sabelt, già solo questi sono cifre a 3 zeri. L'infotainment, ma quello non ci interessa, noi la vogliamo guidare, non vogliamo ascoltare la radio, giusto? Competizione. E poi leggo questo. MR Motorsport. Interessante. Ragazzi, siamo finalmente a bordo di questa fantastica 595 Abarth competizione. Mettiamola in moto, sentiamo anche come suona. Interessante. Andiamola a provare. Allora, come sappiamo le Abarth spesso sono molto amate e molto odiate, non c'è una via di mezzo. No, direi tra di le no. due cose. Ovviamente è una macchina che deve piacere e ha delle peculiarità per cui non è sportiva, ma ci sono delle altre per cui secondo me lo è tanto. Basta guardare il motore, appunto quel piccolo vano motore che abbiamo là sotto, scoprire che sotto ci sono appunto 180 cavalli. Sono veramente tanti. I sedili Sabelt sono veramente comodi, mi piacciono da morire, sono belli contenitivi, siamo appena partiti, non abbiamo fatto curve particolari, però si sente che hanno proprio... Sì, molti li sconsigliano, ma io li trovo molto comodi, sono sincera. Sì, ma poi io dico sempre, siamo tutti giovani, posso capire se abbiamo una certa età, ma quando hai 20-30 anni, ma che comodità vuoi? Ma goditi la vita, poi quando avrai famiglia e tutto, ti prenderai il tuo SUV, turbo diesel, se ci sarà ancora. Allora, non è male, sai cosa mi piace? Lo sterzo, devo dire che... Nonostante tutto... C'è il tasto sport. Per indurirlo ancora? Ti dà il massimo della potenza dell'auto. Quindi ricordiamo, il tasto sport aumenta leggermente le prestazioni della macchina, dovrebbe indurire un po' il volante, se non dico una stupidata. Assolutamente sì, e concordo. Sospensioni non penso proprio, dovrebbero essere fisse. Quindi... No, sono fisse. Facciamo un giretto di andata, poi al ritorno ci divertiamo un po' di più. So che è divertente anche come suono, dai. Sì. Io sono sincero, l'ho sempre detto, lo dico dal primo video, il suono che preferisco è il suono del motore aspirato. Lo sappiamo, questo è un 1.4 turbo, benzina, ma non ho mai sentito una Abarth suonare male. Poi a molti non piace, c'è chi per partito preso che deve per forza odiare le Abarth. Sì. Io lo ammetto, non sono un grande amante, ma mi piace guidare qualsiasi macchina e voglio essere oggettivo con tutte quante, come farò con questa a fine video con la pagella, quindi
non staccate il video perché alla fine darò la pagella, che neanche tu saprai cos'è. Perché io faccio Lo questo. scoprirò Ragazzi, allora. io do dei voti. Intanto niente, c'è questo qua con l'Land Rover che vuole andare ai 20 all'ora. Però secondo me può trovarci delle belle chicche questa macchinina. Tipo, facciamo finta di sorpassare. Ha fatto i popcorn! Sì. Non Però- sempre, ma li fa. Ci vuole un bravo pilota Sì. per farglieli fare. No, devo dire, ecco, sensazione. Adesso ero in seconda, a differenza di un aspirato che è un pochino più pronto, elastico, lo senti che dà già la spinta. Magari non ha tutta quella coppia per portarti, ma senti che c'è subito una risposta dell'acceleratore. Qua, essendo bassi di giri, c'è stato un po' di turbo lag, si sente che è morta. Però come attacca la turbina spinge veramente da paura. E niente, il camion della nettezza urbana, Sì. lui va a metano, vedi? Come Sì, noi. Interessante. Ecco, una cosa bella che voglio raccontarvi è la pedaliera. Ve la faccio vedere. È veramente comodissima per fare punta d'acqua. Adesso non sono riuscito ancora a fare nulla di importante, diciamo, per usarla, ma già quando fai una piccola doppietta comunque è molto comoda. E devo dire che anche la frizione, nonostante Sì. sia stradale morbida, è bella modulare, cioè riesci bene a capire dove stacca e come cambiare. Il cambio È comodissimo. è più cittadino che sportivo, però capisci bene dove è la quarta. Io l'unica modifica che farei su un'auto del genere è uno short shifter, cioè accorciarlo, avere una corsa più corta Sì. per andarlo a innestare un po' più velocemente. Forse Sì, forse tra quello una, aiuta. tra una cambiata Sì, e l'altra riesci a guadagnare quel poco che quello è vero. è anche sensazione poi che ti dà. Sì. Però no, dai, si comporta bene, calcolando che è una city car segmento A è buttata giù bene, ragazzi. C'è un bel assetto, nonostante l'unica pecca effettiva che posso trovare, soprattutto per quelli della mia altezza, è questa seduta molto alta del sedile. Per Mada, l'abbiamo detto, è perfetto. Perfetta. Comunque lei è una ragazza piccolina e non ha bisogno di avere una seduta attaccata al volante, anche perché qua il cruscotto è bello alto, quindi comunque ti coprirebbe la visuale. Sì. È proprio un po' una È questione vero. per come è nata la 500, che non è nata per essere sportiva, quindi comunque una seduta più bassa, così. La Non visuale, vedrai niente. sì, anch'io che sono più alto, comunque la visuale mi Te la bloccherebbe. taglia, sì. Però a livello di sensazioni di curva, di dove sei sull'asfalto, una seduta più bassa sicuramente mi sarebbe piaciuta di più. Si può sempre fare cambiando sedili e tutto, però rimane comunque il problema del cruscotto. Niente, abbiamo dovuto beccare questo qua col camion. Sì, solo che adesso non riesce a superarla. Come si fa? È pieno zeppo di curve qua. Vi racconto dell'infotainment, ragazzi. Abbiamo lo Uconnect, possiamo Sì. attaccare il telefono, possiamo ascoltare la radio e abbiamo la retrocamera? No, Non abbiamo la retrocamera. mannaggia. Con Abbiamo questo il è navigatore però. Ah, ma è proprio di serie? Sì. Cioè, già, Guarda. che stregoneria. Basta, hai visto? Io non sono abituato con la mia, non c'è neanche il touch, è tutto... Sì, sì. È bello che ci siano ragazze appassionate di auto come noi. Spesso sono gli uomini o comunque dici non ci sono ragazze che ne capiscono. Non è vero. Per Mada è la seconda Abarth competizione. Diciamolo, non è che è nuova, che è arrivata, ha preso la prima macchinina, è una che le piace guidare, sa il fatto suo. Non pensate che sia una sprovveduta. Se la vedete nello specchietto, occhio perché freccia a sinistra e vi passa. Tastino sport, cambia lo schermo e niente, ora si fa sul serio. Giusto. Voglio vedere se attacca sempre nello stesso punto. Siamo a 2000. Si attacca sempre a 2.8. Però già si sente che c'è qualcosina che cambia. Sì. Anche il volante. Sì, Mi è piace, molto mi piace di dura. più così. Eccolo lì. Di nuovo. Salve. Salve, salve. Mamma raga. È brutale, siamo anche in discesa, è vero? Assolutamente. Però vi dirò, non c'è paragone. Un cambio manuale ti dà una sensazione sempre superiore a qualsiasi cambio automatico. Per quanto mi riguarda, personalmente, è una cosa che proprio è una sensazione che sento. Con il cambio manuale è tutta un'altra cosa.
ti sembra di andare comunque più forte perché hai una sensazione, hai un controllo superiore su quello che succede nella macchina, sotto la macchina. Sì. Cioè guarda la seconda adesso così, appena un po' su di giri, che è entrata la turbina, il pedale dell'acceleratore è sensibilissimo. E ragazzi comunque, lo devo sempre dire, la leggerezza è tutto. La leggerezza è veramente tutto. Puoi avere anche 500 cavalli, ma se sei su un barcone non girerai mai più forte di un'auto leggera con meno cavalli. Mai. Per quanto mi riguarda. Poi dipende anche chi guida. Vedi, viene un bel puntatacco. Devi fare attenzione in curva a non aprire troppo perché se in coppia ti va dritto. Ti tira via proprio. Sì, sculetta, tantissimo. Ma più che sculetta è talmente tanto in coppia Si che tu anche se impunta. giri va dritta. Ma che roba. Va veramente bene. Va veramente bene, ragazzi. C'è anche buttando la cattiva così, Scusa se te l'hai tratto male. No, tranquillo. Comunque anche una bella pedaliera. Fai. Ti dirò, non mi dispiace Sì. per niente. È bellina, è un giocattolino. Ma sai che mi sto divertendo veramente tantissimo su queste stradine di montagna? Ecco, Sì. vedi qua abbiamo girato tanto, ha sgommato, Sì. viene entrata quasi al limitatore, ma si comporta veramente bene. Ragazzi, è la prima volta che provo una Abarth competizione in modo così libero come vorrei io. Non su strade dritte dove sono bravi tutti a schiacciare. Giusto. Tu come stai? Tutto bene? Sì. Come stare da passeggera nella propria auto? Molto strano, sono sincera. E devo dirti che là. si comporta egregiamente. Anche come frenata, sì. Sì. Posso essere Non sincero? del tutto, sì. Ha una bella frenata Ma per non- quello che mi aspetto io, ma anche come ho sulla Celica. Sì. Ti devo dire che anche sulla Celica mi aspetterei qualcosa di più. Infatti è un lavoro che Sì. farò sicuramente. Si sente la mancanza dell'impianto Brembo originale. Sì, dei quattro pompanti. È stato un furbettino il proprietario di prima Sì, toglierlo. assolutamente, sì. Finché hai 140 cavalli ci sta. Sì. Sui 180 se Sì. vuoi frenare di colpo, occhio che freno. Fa fatica. Entra l'ABS, ma Sì, però Ma ce io l'ha. con quella di prima infatti io notavo la differenza di frenata proprio per quello, perché sì, prima sì. come toccavi il pedale del freno, boom, lei rimaneva inchiodata lì dove era. E a casa puoi andare dritto, sì. Mamma mia, raga, devo ammetterlo, sono piacevolmente sorpreso, molto più di quanto immaginassi. Pensavo fosse una macchina meno divertente e vi dico la sincera verità, mi sono fatto trasportare troppo dalla massa, se devo essere sincero, perché Grazie. no, sono sincero sempre in quello che dico, tanto è inutile dire falsità. È una macchinina che non penso mi prenderei come prima auto, sicuramente come auto da città per divertirmi invece lo farei. È un ottimo compromesso, e devo dire che con i giusti accorgimenti, già così di serie, la trovo molto interessante. Con i giusti accorgimenti può diventare un'auto veramente interessante che dà del filo da torcere a categorie ben superiori. Ho detto, la leggerezza, poi è bella incazzata, è proprio bella incazzata. Sì. È come te, piccolina e pepata. Concentrata. Bene, guarda, io sono contentissimo. Ti ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di provare questa piccola bestolina arrabbiata. Grazie a te, è stato un piacere. E niente, glielo vogliamo dire, ragazzi, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi. Mettete il like Bravissima. e commentate soprattutto. Commentate, condividete, insomma, se non vi è piaciuto il video, mettete mi piace lo stesso, che fa bene lo stesso. Sì. Io vi saluto con questo. Al prossimo lunedì, PSI, Ciao. Pit Stop Italia. Ciao ciao.
siamo finalmente arrivati al momento della pagella. Cominciamo subito con ringraziare Mada per avermi dato l'opportunità di provare la sua 595 competizione e partiamo subito con i voti. Al motore ho dato 8 perché ha avuto una bellissima risposta. Ha un po' di turbo lag iniziale, ovviamente dato dal motore turbo, ma quando attacca la turbina veramente sprigiona tutta la sua potenza e quei 180 cavalli si sentono veramente dal primo all'ultimo, devo essere proprio sincero. Sono stato molto sorpreso della spinta, bella vigorosa, sono contento. Passiamo al voto numero 2, che è quello del cambio. Il cambio, ragazzi, è un cambio di un'utilitaria, potremmo usare la parola normale, quindi ho dato semplicemente un 7 perché è un buon cambio, moderno, va bene, fa il suo dovere, quello che deve. Nulla di eccezionale. L'unica cosa che farei magari per migliorarlo un pochettino senza andare a stravolgerlo completamente è andare a montare, come detto in video, uno short shifter, andare quindi ad accorciare almeno la sensazione dei rapporti. Il terzo voto è quello a cui do una importanza rilevante, è quello dell'assetto. All'assetto, nonostante le dicerie delle 500 che ribaltano in curva, sarà perché è una competizione, quindi non semplicemente la base 145 e quindi ha già un reparto sospensioni migliorato rispetto appunto alla base, ho dovuto dare 8. Mi ha molto stupito perché nonostante il passo corto che è vantaggioso in alcuni momenti, svantaggioso invece in altri, si è comportata veramente molto bene su quelle stradine di montagna, la cosa che più mi ha sorpreso. L'unico neo negativo, come già detto, è proprio la seduta che è alta, ma purtroppo la macchina è questa, quindi non si può fare altrimenti. È un peccato perché il vecchio proprietario ha fatto un downgrade, quindi è andato a togliere i freni Brembo 4 pistoncini per lasciare dei freni meno performanti e questo ovviamente va a incidere sulla performance di frenata. Do 7,5 perché è una frenata comunque nella media, comunque buona. Se si ricerca qualcosa di più è un po' carente, però per un'auto utilizzata tutti i giorni direi che va più che bene. Parliamo invece dello scarico di questa 595 Abarth, spero l'abbiate apprezzato. Come ho già detto in più video, il suono di un'auto benzina turbo non lo posso paragonare a quello di un aspirato, quindi il voto non sarà mai altissimo e anche in questo caso il voto è 8. 8 perché c'è un giusto compromesso, fa un bel suono, non è esagerato, ricordiamo la macchina viene utilizzata praticamente tutti i giorni, quindi è un ottimo compromesso. Era inutile andare a mettere qualcosa di più esagerato, soprattutto su una 500 che quando è troppo esagerato spesso fa un po' ridere. Molto meglio così. Anzi, fosse stato esagerato, forse avrei dato un voto addirittura più basso. Sesto voto, quello per me più importante, è quello delle emozioni. Prima di dare il voto voglio fare un piccolo appunto. Sicuramente è importante anche dove si prova una macchina. Nel precedente test drive, quello del Golf R, vi lascio magari qua in descrizione, forse qui meglio. Il link di quel Golf R, abbiamo provato su strade a percorrenza veloce, perciò abbiamo fatto strade comunque veloci, larghe, con curve veloci e non un misto stretto come è avvenuto oggi con la 500 Abarth. Sicuramente questo è inciso anche sull'emozione che mi ha dato la macchinina, mi ha sorpreso molto più di quanto immaginassi, devo dirlo, sono assolutamente sincero, ne avevo provate delle altre e questa qui provata in questa strada mi ha fatto venire il sorriso. Ecco, e quando una macchina ti fa venire il sorriso in volto è perché c'è della sostanza sotto. Il mio voto per l'emozione è 8,5. Questo significa che sommando tutti i voti delle varie categorie, il voto finale è di un bel 7,8. Potrebbe migliorarsi ancora un po', come ho detto, con qualche piccola miglioria, mancherebbe veramente poche cose, soprattutto l'impianto frenante, il cambio e leggermente l'assetto, sono sincero, perché bello sì, mi è piaciuto stradale. Se si ricerca qualcosa di più invece ci andrei a lavorare, il reparto telaio, assetto. Poi, l'abbiamo già detto 1000 volte, la macchina è quella, non la si può stravolgere, non la posso allungare, non posso allargarla più di tanto. Spero vi sia piaciuto questo test drive di oggi. Se avete una macchina particolare che vorreste vedere sul canale, fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividetelo e ragazzi fatemi sapere le vostre impressioni. Voi avete una 500 Abarth? Vorreste guidarne una? Siete pro o contro queste 595? Fatemelo sapere. Ci vediamo il prossimo lunedì.